Forse la CMT che ha scelto me, perché ero un giovane medico tanti anni fa ormai, e il mio capo ha deciso di occuparsi di neuropatie periferiche, perché in quel periodo era un argomento poco trattato ed era scoperto nel nostro istituto. E io ho deciso di seguirlo in questo e abbiamo scoperto entrambi che è un ambito molto interessante e ci siamo appassionati. Sono appassionato per tutti questi anni e diciamo siamo stati fortunati noi e voi, nel senso che c'è stata un'esplosione della conoscenza di questa malattia negli anni che è stata veramente eccezionale. Quando ho iniziato a occuparmene si sapeva pochissimo e in un certo numero di anni sono comparsi i primi geni, il meccanismo, tanti geni. Quello che manca ancora, che ci fa soffrire, è la mancanza di una terapia farmacologica efficace. Però questa è la prossima sfida e io spero di vedere presto un successo delle sperimentazioni cliniche ed è una cosa su cui stiamo lavorando molto in Italia, in Europa, nel mondo. Dipende molto dall'età di esordio. Diciamo come neurologo, neuropsichiatra infantile rimangono le figure principali di riferimento. Però chi riconosce la malattia o chi la sospetta per primo in genere o il pediatra che vede il bambino che magari ha il piede deformato, che cammina male, che cade, o il medico di medicina generale da cui si rivolge il giovane adulto, o magari l'ortopedico che vede il ragazzo con una deformazione scheletrica del piede e di lì poi arrivano al neurologo più o meno rapidamente a seconda di come si è sviluppato l'iter della diagnosi. Comunque. E neurologo e neuropsichiatra rimangono comunque centrali poi perché hanno diciamo, la competenza per riconoscere, fare la diagnosi, avviare l'iter diagnostico, il riconoscimento del clinico, stabilire qual è la modalità di trasmissione, fare l'esame elettrofisiologico valutando le velocità di conduzione, l'interazione motorie sensitive e poi avviare i test genetici. Quindi il rapporto con il genetista e poi avviare al fisiatra, la figura fondamentale è il fisiatra e il fisioterapista. Qualche volta lo psicologo dicevo perché inevitabilmente in una malattia cronica come questa è inevitabile avere un po' di risentimento, nel senso del calo del tono dell'umore o ansia, preoccupazione per il futuro, eccetera. Ma intanto perché è ancora tutto sommato poco conosciuto. Allora era pochissimo conosciuta un po' di anni fa, veramente c'erano pochi quelli che erano in grado di riconoscere e diagnosticarla. Per fortuna nel tempo la conoscenza è aumentata, ci siamo anche sforzati di portare la conoscenza della neuropatia tra neurologi, e i medici, gli specialisti del settore, tutti quelli coinvolti nel trattamento medico dei pazienti. Quindi diciamo il riconoscimento è aumentato, certamente. Però a volte la diagnosi non, cioè, quando non è chiara e precisa, cioè classica presentazione, familiarità positiva, una famiglia ricca di soggetti affetti, può essere veramente spinosa la diagnosi, o perché esordisce tardivamente, le forme genetiche tardive ne riconosciamo sempre di più. Una volta si parlava di neuropatie idiopatiche e adesso, man mano che aumenta la nostra conoscenza, la nostra capacità di diagnosi genetica, vediamo che anche nei soggetti di età medio avanzata la presentazione può essere tardiva, può essere una malattia di Charcot-Marie-Tooth. Altre volte la presentazione è subdola specifica di una neuropatia qualsiasi, a cui non si pensa a una forma genetica, e poi appunto abbiamo parlato della variabilità nella gravità, perché la forma è leggera non viene riconosciuta, o viceversa perché la forma è grave viene confusa con altre malattie, perché è una familiarità negativa. Sono tante le ragioni per cui può sfuggire la diagnosi. Qualche volta succede anche ai migliori specialisti, la diagnosi anche, cioè, nessuno, capita anche a noi di sbagliare diagnosi, quindi nessuno è veramente infallibile, esente
possibilità di errore. Questo è un argomento molto importante su cui si sta concentrando una buona parte della ricerca clinica, perché per prepararsi ai trial clinici e valutare l'efficacia di una terapia è importante conoscere la storia naturale della malattia e delle sue diverse forme. E per fortuna è una neuropatia a lenta progressione e questo però diciamo, rende difficile misurare la progressione della malattia e misurare un effetto di una qualunque terapia. Quindi si è alla ricerca di strumenti sempre più sofisticati per misurare la progressione della malattia. Strumenti più semplici sono quelli clinici, quindi lo sviluppo di scale cliniche. La più usata è la cosiddetta Charcot-Marie-Tooth Neuropathy Score, con diciamo, la sua parte clinica, CMT Examination Score. Questa è molto usata dagli specialisti, è molto rapida e dà rapidamente un'idea della gravità della neuropatia. Il problema è che è poco sensibile al cambiamento, quindi serve nell'inquadramento, serve poco nel follow-up. Allora, diciamo, il consorzio internazionale ha lavorato molto su ulteriori misure. Ci sono delle misure cliniche composite, per cui al soggetto viene chiesto di fare diversi test di resistenza, di cammino per alcuni minuti o di forza, misurazione della forza, sensibilità, eccetera, scale composite. E una è quella pediatrica, la CMT Pediatric Scale, che dà una valutazione che richiede almeno una mezz'oretta, quindi è abbastanza complessa, però misura l'andamento e la progressione della neuropatia in maniera abbastanza accurata. In questo momento il tentativo è di traslare sull'adulto la scala pediatrica, esiste questa CMT-FOM, Functional Outcome Measure, e si sta lavorando per studiarne la sensibilità al cambiamento e la responsività nel tempo. Anche questa richiede una mezz'oretta per essere fatta, è composta da diversi items, come diciamo noi, però sembra essere promettente. Ecco. Quindi noi speriamo che sia la scala da usare per i prossimi trial clinici. Esistono delle nuove scale di valutazione della compromissione dal punto di vista del paziente, quindi più di qualità della vita o, come si dice, patient-related outcome measures, quindi misure di progressione dal punto di vista del paziente, e questo dal punto di vista clinico. Dal punto di vista elettrofisiologico, dicevo prima, la studio della velocità di conduzione e dell'ampiezza dei potenziali di sommazione non è molto utile nel monitoraggio della neuropatia. Si fa però, cioè, il messaggio è che è inutile ripetere continuamente l'elettromiografia, basta farne una ogni tanto alla partenza e o se è uno studio clinico delle cose molto mirate o se c'è qualche ragione nel tempo, ma è inutile, ripeto, fare tutti gli anni un'elettromiografia. O abbiamo delle ragioni precise per farlo, altrimenti nei casi normali non c'è aiuto. Adesso si sta lavorando molto sulle misure paracliniche, non quelle cliniche, e la risonanza magnetica nucleare dei muscoli, in particolare delle gambe e delle cosce, quantitativa con delle sequenze particolari, si sta dimostrando una misura molto accurata della progressione della neuropatia, perché il muscolo che perde innervazione, quindi quando c'è la neuropatia si perdono fibre nervose, il muscolo denervato viene sostituito dal tessuto fibroso. Questo è visibile alla risonanza, si distingue il muscolo dalla fibrosi. Misurando la percentuale di fibrosi è possibile stimare la quantità di denervazione e misurarla nel tempo in una maniera molto accurata, con un diciamo, peggioramento dell'1-2% in un anno è facilmente misurabile in maniera accurata. Questa è la misura più responsiva che abbiamo. È costosa, non richiede un'accurata preparazione del centro, quindi è ancora limitata a pochi centri, però è una delle evoluzioni del futuro. L'altra cosa su cui si sta lavorando molto sono i biomarcatori cosiddetti nel sangue, nel plasma o anche nella biopsia di cute. Esistono dei nervi nella pelle, prendendo un piccolo frammento di pelle dalla gamba in genere o dall'avambraccio, è possibile sia esaminare i nervi sensitivi piccoli nella pelle, sia andare a misurare una serie di sostanze.
si sta lavorando per identificare quali sono le sostanze che possono rispecchiare la progressione della malattia, della neuropatia, o darci informazioni sulla prognosi, eccetera, eccetera. Qualcuna sta emergendo. I neurofilamenti leggeri, ad esempio, sono neurofilamenti leggeri sono una componente del citoscheletro, quindi dello scheletro dell'assone nei nervi periferici e nel sistema nervoso centrale. E ci dà un'idea un po' specifica, però che riflette con una certa buona approssimazione del danno che c'è o nel cervello o nei nervi periferici. A noi ovviamente interessa quello dei nervi periferici. Questi livelli sono misurabili nel sangue e si sta lavorando per vedere quanto rispecchiano l'andamento della neuropatia. E così per altri si stanno studiando altri marcatori. Questo è un altro ambito di ricerca attiva molto, molto interessante e promettente, speriamo. Che uno deve affrontare per tutta la vita, è un carico pesante, magari con una storia familiare, altri soggetti affetti, magari con il senso di averlo trasmesso ai figli, il senso di coppia, cioè non è facile. Però diciamo, il primo punto di partenza è quello di non rinchiudersi e negare la malattia, ma affrontarla e accettarla. Questo è un passaggio fondamentale per tutte le malattie e questo permette di cambiare un po' la visione sulla gestione. Io ho visto dei soggetti affetti da forme gravissime di CMT avere una reazione incredibile, una capacità di condurre una vita quasi normale, guidando, essendo solo in casa, facendo anche attività sportiva. Abbiamo dei notevoli campioni paralimpici veramente ammirevoli, o comunque persone che sono dedicate allo sport, all'attività, o si sono dedicate a varie cose nella vita, reagendo attivamente alla malattia. Quindi il consiglio è quello di accettare, ma reagire. E il ruolo dell'associazione è fondamentale. Io cerco sempre di consigliare di confrontarsi con altri che abbiano una malattia. Qualche volta può essere ragione di preoccupazione, perché uno può trovare dei soggetti magari affetti in forma grave, però sappiamo che la CMT ha diverse gravità a seconda della forma, del tipo e anche degli individui, però il confronto con altri soggetti affetti è sempre un'esperienza arricchente che aiuta a gestire la preoccupazione, l'ansia, a imparare delle strategie e comunicare anche le proprie difficoltà e anche i metodi per superarle. Anche noi, devo dire, impariamo molto dai soggetti affetti che ci danno delle, diciamo, informazioni molto interessanti, notevoli. Quindi l'altra cosa è, essendo anche una malattia a lenta evoluzione, appunto in molti soggetti vediamo una capacità di adattamento alla disabilità notevole. Quindi diciamo, magari ci sono delle difficoltà in partenza, ma poi la reazione e la gestione, molti che vediamo sono veramente eccezionali. Il messaggio che vorrei dare è quello di essere tutti insieme uniti nella lotta a questa malattia, perché lo scopo ultimo comune di tutti noi è quello di vincerla, batterla, cercare di fermarla, guarirla, trovare una terapia efficace. E quindi l'esistenza dell'associazione di pazienti è molto importante, che si riuniscono sempre di più tra loro, ma appunto noi ci teniamo moltissimo alla interazione con loro, proprio come dicevo prima abbiamo molto da imparare e uniti otteniamo molto di più. E questi ultimi anni si è vista una bella unione tra società scientifiche, centri di ricerca, associazioni di pazienti, che è stato veramente molto efficace. Quindi continuiamo così e cerchiamo di sconfiggere questa malattia.